Ciao a tutti, ecco qui la terza parte del video riguardante la sostituzione del cappuccio rovinato, facente parte della serie 10 minuti alla volta. Trovate il link dei video precedenti nell'info box. Nel video precedente avevamo concluso con la cucitura del contorno del cappuccio. Allora, eravamo sullo zig-zag per fare l'impuntura. Possiamo usare anche punti stretch forniti dalla macchina da cucire. Guardate sulla tabella che avete e andate sul simbolo corrispondente. Nel mio caso è grigio scuro, verso lo 0 il punto è più corto e verso il fondo il punto è più lungo, chiaramente. Tengo il punto dritto, questo è un punto fatto apposta per i tessuti stretch, e impunturo mettendo la E, che sarebbe il punto dritto. Tenete tirato un po' il sotto in modo che non sbordi e potete avvalere. Allora, se vedete il punto che avete disfatto potete andare dietro a quello. Se invece volete andare dritti, esiste uno strumento fornito con la macchina da cucire. Scusate, che qua nel mio casino. Potete utilizzare questo strumento che io l'ho trovato all'interno degli strumenti della mia macchina da cucire. Si infila dietro, c'è una vite che si svita, si infila, si chiama, non mi ricordo, lo mettete, guida, è una guida in sostanza, lo mettete alla misura desiderata, lo avvitate e seguite quello, così andate dritti. Si è rotto il filo, abbiate pazienza, avrò finita la spolina. Oh no, forse la tensione è troppo. Controllate pure il punto anche sotto. Ok, io sotto ho lasciato il nero. Ah no, il mio filo, la mia spolina si è annodato il filo proprio mentre girava. La rimettiamo, scusate l'intoppo. Anche queste cose succedono quando si cuce. Riprendiamo da dove abbiamo interrotto. L'incatenatura che abbiamo fatto prima ci aiuterà anche adesso che dobbiamo fare l'impuntura, perché la cucitura del cappuccio non si sposterà al nostro passaggio. Togliendo i fili che abbiamo disfatto perché sono rimasti dal diritto.
basterà tirarli e verranno via. Dove sborda, aiutatevi con le mani tirando fuori un po' il cappuccio. Spostate bene il sotto, facendo proprio così con la mano, in modo da non pizzicare la fodera sotto. Come vi dicevo anche prima, aiutatevi tanto con le mani. Siamo quasi arrivati in fondo. Anche qui controllate che sotto sia tutto a posto e sistematelo in maniera adeguata, in modo che dopo, quando farete il sottopunto, non avrete problemi. Come vedete, sotto non è stato pizzicato niente. Quello che dicevo qua in fondo, siccome qua daremo il sottopunto, bisogna che state attenti ad arrivare giusti qua, in modo che dopo con il sottopunto nascondiamo tutto quanto. Possiamo togliere gli spilli. Vi ricordo che se vi interessa il tutorial del cuscinetto di spilli lo trovate nel canale precedente, ve lo lascio sotto nell'info box. Ecco qua, tolti tutti gli spilli, preparato il cappuccio. Non ci rimane che fare il sottopunto. Se volete il video sapere come si fa il sottopunto, ho fatto un video specifico sugli shorts, potete andare a cercarlo, eventualmente ve lo lascio anche quello nell'info box. Filo singolo e procediamo. Allora, partiamo dal lato scucito. Allora, in questo caso, nascondete il nodo sotto e procedete a prendere un piccolo pezzettino di stoffa sopra un piccolo pezzettino di stoffa sotto. Più vicino e sottile lo farete, meno si noterà. Fili in più dopo li taglieremo successivamente. Intanto andiamo avanti lavorando col sottopunto. Allora, vi dicevo di lasciare mezzo centimetro perché adesso terremo così piegato lo scollo, in modo da riuscire bene a prendere sopra e sotto, sopra e sotto.
se riuscite a vedere bene il movimento che faccio col lago. Vedete? Io per non prolungare 10 minuti per oggi mi fermo qui. Basta puntare l'ago e semplicemente riprendere domani. Magari se lo stavate facendo davanti alla TV potete portare a termine il lavoro. Vi ricordo di iscrivervi al canale e commentare il video. Il tuo feedback è molto importante per creare contenuti sempre più vicini alle vostre esigenze. Se vuoi essere avvisato ogni volta che esce un nuovo video, ricordati di attivare la campanella. Se ti fa piacere, puoi offrirmi un caffè virtuale cliccando il link nell'info box. Sentiti libero, se trovi validi ed aiuto i miei contenuti, di donare la cifra che puoi. E se non puoi, sarò felice ugualmente se mi lasci un bel like. A presto, ciao!